Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per i cambi dei prossimi 7 giorni. Abbiamo la carta della luna. Può essere qualche cosa riferito al passato o potrebbe far riferimento a qualche vostra paura che secondo me affronterete. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di cellulare. E sempre nella descrizione del video, ragazzi, ci sono i link per i 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un re di spade, asso di spade, asso di coppe, cavaliere di pentacoli, re di coppe, e cavaliere di spade. È interessantissimo, ragazzi, perché avete re e asso di spade, re e asso di coppe. Allora, andiamo a vedere carta per carta. Però io ho già la sensazione che potrebbe trattarsi di qualche relazione che cambia, che si trasforma, devo dire. Allora, partiamo dal re di spade. Sole e 7 di pentacoli. Allora, io ho la sensazione che questo re di spade possa rappresentare una persona del passato, qualche amico, qualche collega, potrebbe anche essere qualche fratello. Ho anche l'idea che possa rappresentare un qualche tipo di rigidità nei confronti o di voi stessi o di quest'altra persona o di una situazione. Perché avendo il 7 di pentacoli al contrario è come se non fosse più disposti ad aspettare, a stare lì passivi, mettiamo, no? Ed effettivamente questo re di spade è colui che dà come degli ultimatum. Adesso andiamo a vedere l'asso di spade. 5 di spade e 10 di coppe. Credo che qui verrà proprio a galla una verità che rimetterà ordine nei vostri pensieri, vi ridarà un senso di unione, un senso di equilibrio. Questa verità, fatemi vedere un attimo il 5 di spade, amanti. Sì, potrebbe essere anche un ultimatum, vi dirò. Però è come se ci fosse un nuovo inizio, anche perché abbiamo 2 assi. Io credo che qui qualcuno sputerà qualche rospo, si toglierà qualche peso, ne parlerà con può essere questo re di spade effettivamente, ed è come se questa verità, questa nuova chiacchiera, questa chiarezza o questo chiarimento che avrete possa effettivamente far nascere qualche cosa di nuovo.
Io ho l'idea che ci sia una persona intorno a voi che non sia mai, come vi posso dire, dichiarata, che non sia mai aperta con voi e la prossima settimana potrebbe essere il momento giusto per fare chiarezza nella vostra relazione. Adesso andiamo a vedere questo bellissimo asso di coppe, ragazzi, perché secondo me qui nasce qualche cosa di bello. Abbiamo di nuovo un re di spade, la carta della giustizia e un 4 di pentacoli. Ho come l'idea che sì, possa nascere una nuova relazione, un nuovo modo di viversi la coppia, nel caso siate in coppia, ed essendoci anche questa giustizia, sento che le cose torneranno come in equilibrio, è come se ci fosse una nuova fase all'interno di una determinata relazione che per qualcuno effettivamente può essere romantica, per qualcun altro credo che possa essere più familiare. Adesso lì dipende ognuno di voi dalla realtà che sta vivendo. Però è come un stabilizzare quello di cui si è parlato, quello di cui si andrà a parlare. Andiamo a vedere questo cavaliere di pentacoli, il mondo e il re di coppe. Vi invitano a una certa prudenza. Io sento che qua ci sarà come l'inizio di una regolarizzazione. Per qualcuno si tratta proprio di contratti, con la carta della giustizia potrebbe essere che, non lo so, vi mettiate d'accordo con qualcuno e decidiate di firmare un contratto per un qualche cosa di nuovo che sta per nascere. Però io ho anche la sensazione che con queste carte vi dicano di andarci un po' con calma, di andarci piano, di ponderare bene tutte le vostre mosse, di non dare per scontato che il risultato sia già arrivato, ecco. Ho un po' questa sensazione, nonostante ci siano questi due assi e anche la carta della giustizia. Tenete presente che la carta della giustizia molte volte fa riferimento alla legge di compensazione, cioè tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. Se l'asso di spade può anche far riferimento al taglio tra il prima e il dopo, diciamo che il dopo è molto positivo, è molto bello. Andiamo a vedere questo re di coppe. Cavaliere di coppe e cavaliere di bastoni. Wow, avete 3 cavalieri qua. Guardate ragazzi, io sento che sarà un momento veramente riempitivo a livello emotivo, anche a livello passionale per qualcuno, non importa se sia una relazione romantica o lavorativa, la passione si può mettere anche nel lavoro. Datemi però una carta per questo cavaliere di coppe. Sento come se qualcuno non osasse dirvi qualcosa. Infatti, 8 di bastoni, che è una carta di comunicazione. Andiamo a vedere anche il cavaliere sì, cavaliere di spade. 10 di pentacoli e 5 di bastoni. Ragazzi, ho la sensazione che l'inizio che ci potrà essere sarà un inizio, diciamo, empatico, un inizio a livello emotivo, ma è come se voi con questa carta della giustizia voleste, diciamo, tutelare la parte pratica, la parte fisica. Cioè è come se, supponiamo che sia una nuova relazione o un qualche ritorno dal passato, considerata la luna, potreste decidere di sì, frequentare questa persona, farvi, tra virgolette, travolgere dalla passione, dalle emozioni, ma nel momento in cui c'è da concretizzare la cosa è come se dicesse aspetta un attimo, vediamo prima come va e poi eventualmente concretizziamo la relazione. Qui la giustizia la sento un po' come patti chiari e amicizia lunga, in questo caso. Ora, non vi nego che con questi due re di coppe, l'asso di coppe, c'è anche un cavaliere di coppe, anche se girato al contrario, c'è una carta degli amanti,
effettivamente si può trattare di una bella storia romantica, però ho anche la sensazione che non andrete di fretta, la fretta vi farà scappare letteralmente, quindi avrete come bisogno di prendervi i vostri tempi, di valutare bene la situazione. Sapete, ci sono quelle storie che nascono super velocemente, cioè del tipo ti conosco e da dopo che ci siamo conosciuti l'altra persona vi scrive tutti i santi giorni, tipo martello pneumatico. C'è a chi può far piacere, c'è a chi non fa piacere, no? Perché giustamente quando si hanno due vite, o meglio, quando io ho la mia vita ben impostata, il fatto che qualcun altro si introduca con così tanta insistenza, personalmente potrebbe darmi fastidio, potrei non essere pronta a essere fagocitata in questa nuova relazione ed è un po' quello che sento per voi in questa settimana. Cioè è come se effettivamente iniziasse qualcosa di nuovo. Per qualcuno, allora, la luna potrebbe essere una persona del passato, ma potrebbe anche essere una persona che voi avete sognato, soprattutto se è tanto tempo che state manifestando la vostra relazione perfetta. Qui ho l'idea che potreste anche essere abbastanza increduli che effettivamente sia arrivato il momento giusto per voi e quindi è come se ci andaste con i piedi di piombo, prima di accettare determinati compromessi, cercherete di capire se le cose sono in equilibrio. C'è parecchio attaccamento alla vostra posizione attuale. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Vediamo che cos'altro viene fuori. Seguire il flusso, che è un altro asso di coppe, e lottare, che è un cavaliere di spade. Quindi qui da un lato c'è il seguire il flusso, lasciarsi andare, mentre qua c'è lottare per raggiungere qualcosa. È come se vi dicessero, da un lato dovete lasciare che le cose vadano un po' per loro conto, con il loro ritmo, dall'altra parte questo lottare potrebbe essere il lotto perché le cose non cambino troppo in fretta, ma appunto si segue il flusso, è come se non voleste forzare le cose. Oppure quello che potrebbe risuonare per qualcun altro è il lottare per mantenere integro il proprio spazio personale. Tenete presente che con un 5 di spade al contrario e il cavaliere di spade ci potrebbe essere come un po' troppa esuberanza da parte dell'altra persona, come vi dicevo prima, un po' troppa fretta di concludere, di avere delle risposte. Andiamo a vedere le fatine. Autenticità. Che interessante. Lì avete un 5 di spade al contrario. Questa fatina ha una maschera, si sta togliendo la maschera e ho come l'idea che è proprio quello che vogliate aspettare con questo cavaliere di pentacoli al contrario. Cioè, invece che farvi fagocitare dagli eventi, è un po' come se vi prendeste il vostro tempo per vedere quanto effettivamente l'altra persona è autentica, quanto effettivamente è autentico il vostro sentimento, la vostra predisposizione nei confronti dell'altra persona. Questa carta mi fa venire in mente, o meglio, chiedetevi, sono veramente interessata o interessato a questa persona perché mi fa star bene, perché mi fa ridere, perché mi apporta un valore aggiunto? Oppure sono interessato o interessata a questa persona perché colma, riempie un mio bisogno? Perché è importante capire da che base, con che base si fanno determinate azioni. Siccome qui abbiamo la luna, che è una carta di paura,
Quello che mi viene da dire è fate attenzione a non farvi trasportare troppo in una relazione solo magari per paura a rimanere soli, per paura di non trovare qualcuno che stia con voi, per paura di non avere la compagnia per andare a farvi le ferie, per esempio. Perlomeno, se non riuscite a essere autentici con l'altra persona, cercate di essere autentici con voi stessi. Voi fate riferimento solo a voi stessi, quindi nessuno sa che cosa vi passa per la testa a meno che non vi esca dalla bocca, però siate autentici nel dire sì, questa persona mi sconquiffera, oppure no, non mi convince del tutto, no, c'è questa cosa che non lo so, mi ha lasciato un po' così, ma sento che è un po' l'andamento del periodo perché non vi butterete subito a capofitto nelle braccia di questa persona, anzi, metterete delle regole chiare. E ci andrete con i piedi di piombo, secondo me. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ok, ne abbiamo diversi. Carta numero 38. Parla di una guida personale, cioè le nostre guide personali. Noi abbiamo sempre delle guide vicino a noi. Nasciamo già con una guida di base, di default, ce la danno già come bagaglio. Poi nel corso della vita se ne aggiungono altre, cambiano in base alle prove che si vanno superando nella vita. La cosa interessante è che qui avete la carta degli amanti che viene rappresentata proprio con un angelo. Quindi è come se vi dicessero che avete qualche guida personale, qualche angelo, anche della guarda, come si chiama in italiano? Angelo guardiano? No. Però avete capito? O qualche spirito familiare, quindi potrebbe essere qualche antenato che in qualche modo o vi sta guidando o sta vegliando su di voi. Wow, che bellissimo cuore dorato! Qui abbiamo il cuore che sta sanando e parla di amore, di accettazione e di romanzo, romanzo inteso come storia romantica. È bellissimo, ragazzi. È come se questa storia, se questa conoscenza, se questa relazione vi desse la possibilità di... Mi viene da dire avere maggiore autocontrollo, cioè invece di buttarvi a capofitto inizierete a dire cerco di essere autentico con me stessa, cerco di capire cosa fa bene al mio cuore, cosa invece è solo una proiezione e qui ritorno alla luna. Poi abbiamo la carta numero 3 e parla di sensibilità e di forza. E parla un po' di mediare le forze contrastanti, cioè se da un lato c'è questo asso di spade, che è colui che taglia, che dice le verità, che mette in ordine, qui abbiamo questo asso di coppe che è colui che accoglie quell'energia che coccola, se vogliamo, è l'energia dell'empatia, mentre questa è l'energia del cuore, questa è l'energia della mente, ok? E quindi si tratta di mediare un pochettino tra queste due energie. E qui abbiamo anche la giustizia, che è proprio l'equilibrio tra mente e cuore. Che interessante, ragazzi. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona tutto il lavoro. Però la stessa cosa la potete fare anche da soli seguendo la sezione degli abbonati, insomma, perché anche lì tratto le credenze limitanti. Tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati, ragazzi, è perché avete un iPhone e quindi dovete o accedere da un altro telefonino o direttamente dal computer. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!